Bentornati ai Racconti della Fara. Oggi affronteremo una storia più familiare, lasceremo sullo sfondo i grandi eventi, gli dei, i re. Solo un'introduzione. All'inizio del VII secolo gli Avari attaccano Cividale e la conquistano e portano in catene parte della popolazione friulana, longobarda friulana, in Pannonia. Questo è quello che ci interessa sapere. Fra questi prigionieri c'è un tale Lopichis. È il quinto figlio di una famiglia che era arrivata insieme ad Alboino e mentre i suoi 4 fratelli, non sappiamo se perché rassegnati o perché prostrati dalla fatica, decidono di vivere e proseguire la loro vita in schiavitù, lui solo in tutta la famiglia fugge e cerca di tornare in Italia e in Friuli, dove sapeva che i Longobardi vivevano. La fuga sembra essere abbastanza facile, probabilmente non lo sorvegliavano, in fondo era in Pannonia da molti anni. Riesce a raccattare un arco, una faretra e un po' di pane e a scappare. E il problema è la strada. Conosce solo a grandi linee la geografia che lo separa dall'Italia e inizia a camminare verso occidente. Per fortuna un lupo gli viene in aiuto, una guida. Questo lupo lo attende e quando lui si ferma a sua volta. Lo aspetta e lo riaccompagna lungo la strada. Sembra inviato dagli dei. Il problema è che parallelamente il cibo comincia a scarseggiare. Il poco pane preso durante la fuga è finito. Forse Lopichis comincia ad essere febbricitante. Chi può dirlo? Fatto sta che l'ultima speranza che gli sembra di avere è proprio quella di attaccare il lupo. Incocca la freccia, ma il lupo se ne accorge, schiva il colpo, lo guarda, non lo attende più e lo lascia solo in mezzo alla pianura, sullo scudo del mondo. Lopichis crolla, che sia la febbre o che sia la fame, non lo sappiamo, ma nel sonno un uomo gli appare e gli dice: sveglia, cosa fai lì? I tuoi piedi sono già nella direzione giusta, alzati e cammina. Lopichis rinvigorisce, si riprende e riparte e arriva in effetti a un villaggio che però non è ancora il Friuli longobardo, è abitato da popolazioni straniere, da gente arrivata dopo i Longobardi, dagli Slavi. Eppure un'anziana signora lo vede prostrato dalla fame, dalla fatica e decide di accoglierlo, di tenerlo nascosto al resto del villaggio. Gli dà da mangiare piano piano, un pezzettino al giorno, per non ucciderlo col troppo cibo dopo tutto quel tempo di digiuno. Lopichis si riprende e riesce a ripartire ringraziando la signora. Arriva finalmente nel ducato del Friuli. Trova la vecchia casa del padre. È riempita di rovi e sterpi e nel centro, nel luogo del focolare, cresce un grande orno, un albero della famiglia del Frassino. Lopichis vi appende arco e faretra, forse perché ci vede un simbolo, e aiutato dai parenti, piano piano ricostruisce una nuova casa. È una storia piccola, è una storia di un uomo, ma se quell'uomo non avesse avuto come figlio Arichis, e questi non avesse avuto Warnefrido, e Warnefrido non avesse avuto Paolo, noi oggi non avremmo l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Alla prossima, dai Longobardi di Cividale.